Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Build. Oggi video molto figo, molto interessante. Andiamo proprio nelle viscere della geometria. Andiamo a vedere come fare a creare le gradazioni delle curve usando i flessibili. Molti di voi me l'hanno chiesto come fare, oggi ve lo faccio vedere in maniera molto diciamo dettagliata. Quindi mettetevi comodi, ma prima di cominciare ragazzi ricordatevi sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete questo video sui vostri social. Ma ora partiamo, let's go! Allora, vediamo nella pratica. Questo è un binario dritto, ok? Ipotizziamo che è un nostro binario immaginario di un nostro percorso, di un nostro itinerario, e qui abbiamo tre tipi di curve. In questo caso abbiamo l'R2, R3 ed R4. Queste sono delle curve che troviamo in commercio della Pico. Non ho l'R1 da farvi vedere, però il discorso sostanzialmente non cambia. Facciamo finta di lavorare, ora cominceremo a fare questo test sull'R2, che è uno dei binari più utilizzati. Quindi eliminiamo un attimo l'R3 e l'R4, ok? E andiamo a lavorare su questo. Allora, l'R2 è conosciuto come codice 55212 della Pico e ha un raggio di 42,2 centimetri. Cosa significa ragazzi? Che questo messo tutto attaccato, quindi creando un cerchio grande composto da 12 di questi binari, andiamo ad ottenere nella sua completezza un raggio di 42,2 centimetri. Questo ha un'angolazione di 30 gradi, cioè questa curva dalla provenienza del rettilineo si sposta esattamente di 30 gradi. Questo tratto è 30 gradi, significa che questo binario da solo è un dodicesimo di tutto il circuito, quindi è un 30 gradi, perché appunto 30 gradi per 12 binari forma 360 gradi. Ok? Quindi, escluso questo discorso matematico, ora vediamo in pratica che cosa succede, come muoversi. Questo appunto è un riferimento basato sull'R2, ma la stessa cosa vale per l'R3 e l'R4, in quanto per esempio l'R3 misura 48,4 cm il suo diametro e via discorrendo l'R4 misura 54,6. Cosa importante ragazzi, e fateci caso, ora vi mostro una tabella qua in alto, state vedendo l'R1, R2, R3, L4 e l'R9. Guardate una cosa importante, tra l'R1 e l'R4 sono tutti distanziati da loro di 6,2 cm, cioè man mano che andiamo ad allargare il cerchio la grandezza del diametro aumenta di 6,2 cm. Infatti fate caso, l'R1 misura 36 cm, mentre l'R2 42,2, quindi calcolando da 36 a 42,2 arriviamo appunto a una distanza di 6,2 e così via discorrendo. Quindi potremmo ipotizzare che qualora esistesse, ma non c'è in commercio, l'R5 della Pico, andrebbe a misurare esattamente 60,8, perché appunto l'ultima misura R4 è 54,6, aggiungiamo 6,2 diventerà appunto 60,8, sarebbe questo ipotetico R5 che non esiste in commercio, ma noi lo potremmo creare col flessibile, come del resto non esiste l'R7, l'R8 e così via. Infatti l'R6 andrebbe a misurare 67 cm, l'R7 potrebbe misurare 73,2 e l'R8 79,4. Fatta eccezione per esempio dell'R9 di questo genere. Perché? Perché l'R9, come potete vedere, ha una misura leggermente diversa, c'è un 11,4 di differenza, perché è esattamente quasi il doppio. Perché? Perché si sposta, come potete vedere dalla tabella, di solamente 15 gradi e non di 30, quindi è un binario un po' fatto a sé proprio per creare l'intersezione dello scambio, ma di questo ne parleremo tra poco, capiremo meglio. Infatti io nei miei video precedenti, non so se avete potuto vedere, spesso ho fatto vedere che negli scambi non uso mai l'R9 ma uso sempre il flessibile, proprio per crearmi una mia angolazione cercando di stare più vicino alla realtà. Ora, come capirete da soli, anche l'R4, pur essendo un raggio abbastanza grosso, non andrà mai a rispecchiare quello che è una curvatura reale, ok? Quindi fate conto ragazzi, vi dico semplicemente che per fare una curvatura reale in scala H0 servirebbe almeno l'area di rigore di un campo da calcio, ok? Per fare appunto un semicerchio, un 180 gradi, quindi una sorta di anello di ritorno, ok? Un semi anello di ritorno. Quindi provate a immaginare che sarebbe quasi improponibile, fatta eccezione di quei plastici esposti nelle fiere, quelli in stile modulare, dove questo potrebbe essere permesso avendo a disposizione una grande area. Però appunto nel nostro mondo dobbiamo adattarci stando a delle regole ben precise per poter rientrare nei nostri spazi, condominiali, detto così in maniera volgare. Allora ragazzi, andiamo invece ora alla parte più divertente, così andiamo a vedere se quello che vi dico è vero. Allora spostiamo nuovamente l'R4 e teniamo qua come riferimento appunto l'R2, ok? Quindi per capire come fare dobbiamo semplicemente prendere una squadra, ok? In questo caso
possiamo usare tranquillamente questa, posizionarlo a mezzeria, quindi proprio nel bel mezzo del binario, ok? Quindi ricordate che le misure nel fermodellismo si prendono sempre, per quanto riguarda i binari, calcolando la mezzeria del binario, quindi il baricentro del binario, la parte centrale del binario. A questo punto io sto facendo riferimento a quello che vedo, vado a occhio, non voglio fare il precisissimo, è giusto per farvi capire, poi dopo ovviamente se avete più tempo e più spazi per muovervi potete fare tutte le precisioni del caso, ma in questo caso comunque sono abbastanza preciso. Tiro una linea, ok? Questa linea ora identifica la mezzeria del nostro rettilineo, quindi facciamo finta che qua dovessimo appoggiarci un altro binario dritto, andremo esattamente a appoggiarlo qua sopra, ok? Ma il nostro scopo invece è quello di trovare il raggio di curvatura facendolo col flessibile, ok? E quindi in questo caso devo andare a far finta di imitare l'R2. Quindi che cosa faccio? Se la curva è verso, guardando la provenienza, è verso sinistra, quindi andando di qua, teniamo la squadra in questo modo. Se la curva invece è verso destra, dovremmo ribaltare la squadra e metterla dall'altra parte. Siccome voi non lo vedete, io ho deciso ovviamente di lavorare stando sul lato sinistro, quindi da questa parte. Ok? Quindi dobbiamo scendere di qua. Come facciamo? Allora, la prima cosa da fare è appunto, avendo una volta definito che questa è la nostra curva, dobbiamo creare ovviamente, andandoci a appoggiare sul binario, un'altra riga di riferimento. Ok, in questo caso abbiamo creato un angolo, vedete ragazzi, qua e qua. Ma non basta, siccome sappiamo e siamo a conoscenza che il raggio dell'R2 è di 42,2 cm, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a ricreare il raggio dell'R2. Quindi cosa facciamo? Creiamo una linea, dobbiamo andare a ipotizzare che questo sia appunto la parte centrale del nostro cerchio completo. Come facciamo a farlo? Quindi andiamo appunto a fare il raggio di 42,2, ok? Quindi il raggio, e non il diametro, ragazzi, il raggio, che è appunto la metà, no? Del nostro cerchio, quello che parte dal centro a andare all'estremità del cerchio è 42,2. quindi ora andiamo a misurare perfettamente qui e a ottenere un 42,2. Qua siamo a 30 ragazzi, ok? La mia squadra è piccolina e arriviamo a 42,2. Ok? Ok, qua siamo a 42,2. La stessa cosa lo facciamo qua sotto, sempre partendo dalla mezzeria, ok? Dalla mezzeria del nostro binario, ok? Qua siamo a 30 e da qui andiamo a fare 42,2, quindi aggiungiamo altri 12,2 e qua ci siamo, ok? Quindi non so se si vede dalla telecamera, ma penso di sì. A questo punto sto guardando anch'io, sono da solo, ok, sì, si vede il punto finale. Questo appunto è il punto finale e il punto finale. Ora cosa facciamo ragazzi? Andiamo a fare una specie di quadrato, ok? Andiamo a rappoggiarci qui per stare più dritto possibili, ok? Faccio riferimento alla squadra, ok? E anche da quest'altra parte stessa cosa, ok? Questo mi permette di andare dritto. E anche qui vedete, sfruttando gli angoli della squadra, riesco ad ottenere delle linee dritte. Ok, vedete abbiamo un'area quadrata, ok? Ora cosa ci è servito questo esperimento? Ci è servito a far sì che ora conosciamo la nostra area di lavoro del raggio, ok? Questa è la linea di percorrenza dritta e ora dobbiamo creare la curvatura. Ora dobbiamo creare i raggi, ok? Così capiamo. Non serve tutto quello che vi sto dicendo, ma vi fa capire quello che serve e poi dopo voi andrete soltanto a estrapolare la parte più interessante di ciò che dovete fare. Ma io ve lo faccio vedere tutto, così non dite che magari vi ho detto le cose a metà, ok? E ve lo sto dicendo anche in maniera molto semplificata. Ora cosa facciamo? Ci creiamo un compasso fatto da una penna e del filo metallico io sto usando, ma potete usare anche una corda, quello che volete, e ovviamente dalla mezzeria della punta della penna
All'appoggio, dove andremo adesso a appoggiare il nostro chiodino qui per appoggiarci, mettiamo una vitina esattamente qua, proprio dove c'è il vertice, ok? Ok, abbiamo piazzato la nostra vitina, che è il riferimento di attacco della nostra corda. Ora andiamo ad attorcigliare la corda intorno a questa vitina, ma prima di farlo dobbiamo appoggiare la nostra punta, ok? Quindi appoggiamo la nostra punta esattamente qui, ragazzi, qui, nel punto di partenza della mezzeria del binario, in questo punto qua. Ok, spero si veda. Ok, qui. Quindi appoggio qui, vedete ragazzi, e da quest'altra parte sto attorcigliando la nostra cordicella. Molto rudimentale, se avete un compasso gigante lo potete fare col compasso. Ora cosa faccio? Non faccio altro che partire da qui tenendo la penna dritta e fare il nostro semicerchio. Questa penna, come potete vedere, scrive poco. Ok ragazzi, io l'ho solcata bene, che gli passo dentro nuovamente la matita a mano e ho beccato la penna più schifosa che avevo in questo momento sotto mano. A questo punto ragazzi, come potete vedere, abbiamo ottenuto un quarto di cerchio, lo vedete, questo, grazie al nostro giro col compasso. Ora che facciamo? Prendiamo la nostra riga e andiamo a tirare un'altra riga esattamente in diagonale, così da ottenere finalmente un primo riferimento, che è questo ragazzi, lo dico specialmente a chi va a scuola, dovreste saperlo meglio di me. Questo ovviamente, questa riga rappresenta un raggio che è esattamente 45 gradi, quindi qua abbiamo il nostro 45 gradi, che è esattamente la metà di 90, perché da qua a qua abbiamo il 90 gradi. Ok ragazzi, 45 90, abbiamo due riferimenti, 0 gradi, 45 gradi e 90 gradi. Ora cosa ci serviva a noi ragazzi? Ci serviva almeno sapere dove sta il 30 gradi e anche il 15, già che ci siamo. Ora come facciamo a fare questo? Facciamo un lavoro del genere, andiamo a creare il nostro cateto o ipotenusa. Adesso io non ricordo bene, perché ragazzi a scuola non ci vado da da 30 anni, sì, però credo che si chiami così, o cateto, oppure mettete nei commenti così mi aiutate, ma l'importante è quello che vi sto facendo vedere, che è la cosa più fondamentale, quella pratica. Andiamo a creare una linea retta tra i due riferimenti, tra le due gradazioni, tra lo 0 e il 45, e un altro lo facciamo tra il 45 e il 90. Ok, grazie a questo ora abbiamo ottenuto delle linee dritte che ci sono da riferimento. Perché? Perché da qui a qui ora andiamo a conteggiare effettivamente quanto abbiamo. Abbiamo un 32,5 qui, quindi questo è 32,5 e dovrebbe essere anche questo esattamente 32,5, è esatto, ed è perfetto. Quindi abbiamo 32,5 e 32,5. Cosa succede ragazzi? Da qui a qui noi abbiamo bisogno di trovare delle altre gradazioni. Se sappiamo che da qui a qui abbiamo esattamente 45 gradi, significa che questa misura di 32,5 suddivisa per 3 ci permette di dividere in altre 3 angolazioni, in altre 3 gradazioni, quindi otterremo il 15, il 30 e poi il 45. Quindi avendo ottenuto 32,5, cosa succede? Che ora noi questa misura del 32,5, che è appunto la misura dallo 0 al 45, la andiamo a suddividere per 3. Ok? Quindi in questo frangente, suddividendo una gradazione da 0 a 45 per 3, otteniamo i 15 gradi. Ok? E di conseguenza anche il 30. Perché? Perché adesso se noi facciamo 32,5 suddiviso 3, otteniamo 10,8. Quindi a 10,8 facciamo un segnetto. Ok? Usate delle matite a punte fine se volete fare i lavori fatti bene. E 10,8 anche da qua. Ok? Qui. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a appoggiare la nostra riga esattamente da questo punto qui, ok, a quel punto di riferimento. Però cosa facciamo? Andiamo oltre, ok? Quindi tiriamo la riga e andiamo a finire oltre, uscendo addirittura dal quadrato. Stessa cosa da quest'altra parte, abbiamo quest'altro riferimento, noi ci basiamo su quel riferimento e abbiamo questo. Ok ragazzi? Quindi cosa è successo? Che qua abbiamo creato 1, 2 e 3, 15 gradi, 30 gradi, 45 gradi e così via, perché a sto punto mi sta piacendo la cosa, quindi ve lo porto avanti. Quindi mi faccio anche di qua, faccio
10,8 e altri 10,8 di qua, ok? Altri due riferimenti e anche qua tiriamo le linee, quindi facciamo riferimento a questa linea, ok, e anche su quest'altra ve lo metto così, così lo vedete meglio, riferimento a questa con questa, esatto, perfetto, e quindi tiriamo. Perfetto ragazzi, completato. Quindi cosa è successo? 15, 30, 45, qua abbiamo il 60, qua abbiamo il 75 e qua abbiamo il 90. Vedete, abbiamo una scala di gradazioni che potremmo utilizzare per quello che dobbiamo appunto fare. Quindi se noi vogliamo rispettare certe geometrie e certe gradazioni, abbiamo già una tavola pronta. Ok, cosa succede? Guardate, ora prendo l'R2, guardate, se io appoggio l'R2 sopra, noterete che l'R2, guardate, arriva proprio qui dove c'è il 30 gradi, proprio perché questo R2 è segnato anche nei cataloghi come R2 30 gradi, quindi questo si sposta di un trentesimo. Guardate, ora lo vado a innestare qui e arriviamo esattamente qua, lo vedete? Quindi di conseguenza se io prendessi un altro R2, lo andiamo a mettere qui, andiamo a 60. Poi prendo un altro R2 e andiamo a 90. Quindi cosa succede? Con 3 di questi chiudiamo il quarto di cerchio, con 6 di questi arriviamo a 180 laddove non vedete e con 12 di questi completiamo il cerchio completo. Quindi ora abbiamo visto come si sposta il raggio. Ovviamente l'appoggio è basato sulla, vedete? Questo è ogni 30 gradi. Ok? Cosa succede ragazzi adesso? Noi dobbiamo lavorare col flessibile, quindi io volevo fare semplicemente questo video per farvi capire come spostare il flessibile. Quindi se io adesso prendo il flessibile, ecco qua il flessibile ragazzi. Allora io ora uso il flessibile, cosa faccio? Devo andare a simulare di avere un R2. Mi aiuto con le puntine e quindi cosa faccio? Blocco il flessibile, qui ora facciamo finta di bloccarlo, ok? Ok, facciamo finta di metterci qui a mezzeria, ipotizziamo qua di aver messo i giunti metallici, ma adesso non ce ne frega niente, è solo simbolico. Usiamo le puntine a ogni punto di riferimento per tenere il nostro flessibile sempre curvato nella gradazione che vogliamo. Per non sbagliarvi usate la puntina e la mettete proprio nella mezzeria, così non sbagliate. Vedete? Qua la sto mettendo nella mezzeria. Sto rispettando la riga centrale, un po' come se ci fosse, facciamo finta che fosse il binario della Marklin, che ha il binario, sapete benissimo che ha una rotaia centrale. Ecco, facciamo finta che fosse così, la vediamo invisibile, ma io la vedo sotto. Ok? Ta-da, fatto, vedete? Abbiamo fatto una curvatura col flessibile utilizzando la geometria dell'R2. Ok? Stesso discorso vale ragazzi per gli altri tipi di raggi che volete ottenere. Quindi se volete dei raggi che addirittura non esistono in commercio, come detto prima, facciamo l'ipotesi che vorreste usare l'R8, cosa dovreste fare? Cosa dovrete fare? Semplicemente fare la stessa cosa che ho fatto qua, la stessa tabella di appoggio, solo che la riga qua e il compasso deve misurare 79,4. Quindi farete lo stesso ragionamento quando noi abbiamo fatto 42,2 e poi abbiamo fatto il compasso da 42,2, cioè la cordicella misurava 42,2. Se dovreste farlo in R8, ok, provate a immaginarla bello gigante, 79,4, bello gigantissimo. Se invece volete fare delle misure vostre, quindi inventate da voi, non fate altro che appunto di lavorare sempre su una geometria. Però inventate da voi significa sempre che dovete rispettare delle geometrie, perché le ferrovie hanno delle geometrie, ok? Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se avete delle domande da fare mettetelo nei commenti qua sotto. Vi ho fatto vedere appunto le geometrie, come si fanno i raggi, come si creano le gradazioni e come si possono creare le curvature nel mondo del fermodellismo. Ovviamente questa struttura è basata su quello che è la concezione della geometria della Pico, mentre ovviamente se usate altro tipo di armamento, che può essere Rocco, Flashman, Marklin e via discorrendo, andate semplicemente ad adattarvi a quelle che sono le misure geometriche della loro geometria. Quindi
Se Flashman utilizza delle geometrie differenti sicuramente da queste, poi magari ne farò un video a parte, andate ad adattarvi, ma il discorso non cambia, la logica è sempre quella. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, un abbraccio, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!